Buonasera, il filmato che stiamo per vedere ci condurrà alla scoperta di un mondo misterioso e affascinante. Stiamo infatti per compiere un viaggio all'interno del più famoso laboratorio di fisica sperimentale del mondo, il CERN, il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare. Un viaggio che ci condurrà ai confini delle attuali conoscenze scientifiche, alla scoperta di quelli che sono ritenuti i costituenti fondamentali dell'universo, i quark, e ancora oltre nel tentativo di osservare da vicino la materia così come si presentava nei primi istanti di vita dell'universo. Oltre a ciò, vedremo cosa si cela dietro le quinte di questo gigantesco laboratorio e osserveremo da vicino le abitudini di vita di una delle più bizzarre creature esistenti, il fisico sperimentale delle alte energie. Vediamo. Il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare è ancora oggi il più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo. Ogni anno oltre 6.500 scienziati provenienti da 80 diverse nazioni vengono al CERN per le loro ricerche. Situato al confine tra la Francia e la Svizzera, è di fatto diviso in due settori distinti, l'area nord, interamente in Francia, e l'area ovest, o sito di Meyrin, situata presso la città di Ginevra. Fondato nel 1954, rappresenta sorprendentemente uno dei migliori esempi di collaborazione internazionale. Il numero di Stati membri è in costante crescita e dagli originali 12 presenti alla sua nascita, oggi se ne contano ben 20. Il CERN permette alla comunità scientifica internazionale di esplorare i costituenti fondamentali della materia e le loro proprietà. Molti degli esperimenti realizzati al CERN fanno parte della storia della fisica e i dispositivi originali sono esposti al pubblico. Ma cosa sono in effetti le particelle elementari? E come fanno gli scienziati ad osservarle e a studiarle con questi enormi apparati? Supponiamo di osservare un frammento di materia. Se lo ingrandissimo a sufficienza scopriremmo che in realtà esso è costituito da particelle più piccole, gli atomi. Gli stessi atomi sono oggetti complessi, costituiti da un nucleo centrale molto pesante e particelle leggerissime che gli ruotano intorno, gli elettroni. A sua volta il nucleo è costituito da particelle più piccole, i protoni di carica positiva e i neutroni privi di carica elettrica.
Anche questi ultimi sono costituiti da particelle ancora più piccole, i quark. In aggiunta a queste particelle fondamentali ne sono state scoperte molte altre. Esse vengono oggi divise in leptoni, comprendenti gli elettroni e i neutrini, e i quark, che esistono in 6 differenti forme: up e down, quelli che costituiscono protoni e neutroni, il quark incanto, lo strano, il top, il bottom. Oltre a queste bisogna considerare le particelle che fungono da mediatori delle diverse forze fondamentali. In altre parole, particelle che vengono scambiate dai leptoni o dai quark quando questi interagiscono tra di loro. La maggior parte di queste particelle ha in realtà una vita media brevissima. L'universo attuale è infatti costituito essenzialmente dalle particelle più leggere, ossia gli elettroni, i neutrini, i quark up e down. Per produrre particelle pesanti è necessario fornire una grande quantità di energia. Se potessimo andare indietro nel tempo verso le origini del nostro universo, troveremmo che l'energia presente era tale da permettere l'esistenza stabile di tutte le particelle oggi note. Nei laboratori del CERN questa energia viene fornita facendo interagire fasci di particelle che vengono accelerate ad altissima velocità. L'energia liberata nell'urto è tale da produrre nuove incredibili particelle. Ma come si svolge nella realtà un esperimento di fisica delle alte energie? Stiamo per entrare nel cuore di un'area sperimentale del CERN per scoprire quello che accade veramente in questi immensi capannoni, veri santuari della scienza moderna. Il professor Domenico Elia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha cortesemente accettato di guidarci in questo sorprendente e affascinante viaggio. Ha reso possibili alcune delle più importanti scoperte scientifiche degli ultimi decenni. Ma come funziona il CERN? E cosa sono queste macchine incredibilmente sofisticate che ne fanno una realtà unica nella panoramica scientifica mondiale? Gli acceleratori di particelle. Andiamo a vedere insieme allora alcuni dei corridoi per addetti ai lavori di questo misterioso laboratorio. Venite con me. E siamo qui nelle immediate vicinanze dell'area sperimentale vera e propria, al di là di questi blocchi in cemento che vedete alle mie spalle, ha luogo l'esperimento, cioè bersagli di materiale diverso vengono investiti dal fascio di particelle prodotto dalla macchina acceleratrice. Nell'interazione vera e propria, lo scontro cioè tra proiettile e bersaglio materiale, ha luogo la produzione di numerose particelle cosiddette secondarie. La presenza di queste particelle in area sperimentale è evidentemente un pericolo per la salute di coloro che operano in queste zone. Ed è per questa ragione che, come vedete ai lati di questo corridoio, vi sono dei blocchi in cemento che realizzano l'opportuno schermo da questa radiazione medesima. Un altro dei pericoli che incontriamo nelle aree sperimentali
è appunto la presenza di intensi campi magnetici necessari per la realizzazione di numerose misure e opportunamente segnalati dalla presenza di cartelli luminosi come quello che vedete alle mie spalle. Andremo ora al di là di questa porta per scoprire la zona dell'esperimento passando attraverso una porta ulteriore, questa volta ad accesso controllato. E questa è una delle porte per accesso controllato a zone con presenza di fascio. Come vedete la porta 134 dell'area sperimentale nord del CERN, porta al di là della quale fra breve guarderemo da vicino l'apparato di misura di uno degli esperimenti più suggestivi del CERN. È l'esperimento NA57, un esperimento nel quale le particelle del fascio incidente sono addirittura dei nuclei di piombo. NA57 è la sigla dell'esperimento al quale il professor Elia sta lavorando. Esso si svolge nell'area nord del CERN, all'interno di questo enorme capannone. Le particelle proiettili vengono convogliate tramite un tubo a vuoto su una sottile lastra di piombo, all'interno di questo enorme magnete. Il magnete è necessario per lo studio delle proprietà delle particelle prodotte, che vengono rivelate da speciali apparecchiature. Per evitare che le apparecchiature elettroniche si surriscaldino, è necessario utilizzare speciali refrigeranti. I tubi che vedete forniscono aria fredda nelle immediate vicinanze di esse. Per la realizzazione di un esperimento al CERN sono necessari mesi di preparazione e molte ore di duro lavoro. Ma il lavoro svolto a diretto contatto con i rivelatori di particelle costituisce solo una piccola parte del totale. Il risultato della collisione del velocissimo ione incidente di piombo sul bersaglio fatto anch'esso di atomi di piombo e alle energie del CERN la produzione di una quantità enorme di particelle cosiddette secondarie. E questa è l'informazione che i rivelatori di particelle dovranno immagazzinare per ogni singolo evento di interazione, consentendone la successiva analisi. L'enorme quantità di dati da registrare in un brevissimo istante e la complessità stessa di questi oggetti che sono i rivelatori di particelle impone un loro costante controllo. Questo controllo è quello che noi chiamiamo monitoraggio in linea ed è quello che viene realizzato nelle cosiddette stanze di conteggio di un esperimento di fisica delle alte energie. Andiamo a guardarlo da vicino, venite con me. E passiamo dalla messa a punto in area sperimentale dei rivelatori pronto a un terminale per la loro calibrazione. Continuiamo a preparare i rivelatori per la presa dati, determinando soglie, canali rumorosi e quant'altro serve per la loro definitiva messa a punto. La sala di conteggio dell'esperimento NA57 o Counting Room è pervasa da un'attività frenetica. Decine di monitor consentono di tenere sotto controllo tutti i più piccoli dettagli dell'esperimento. Questo monitor, ad esempio, illustra istante per istante lo stato del fascio di particelle incidenti sul bersaglio. Una serie di computer dedicati permette di intervenire su molteplici elementi, quali la definizione delle tensioni di lavoro, la calibrazione dei rivelatori e perfino il controllo dei campi magnetici deflettori.
Alcuni di questi controlli, tuttavia, devono essere effettuati direttamente sui moduli dei dispositivi elettronici, situati in un'apposita sala. Il dottor Rocco Caliandro dell'Università di Bari sta esaminando i segnali provenienti direttamente dai rivelatori. Potete vedere il trigger dell'esperimento, l'insieme di tutta l'elettronica che serve per rivelare le particelle che attraversano la nostra area sperimentale. Potete vedere la quantità di fili, la complessità dell'attrezzatura, quando abbiamo bisogno di segnali molto veloci per rivelare le particelle ad energia relativissima. Il dottor Caliandro ci illustra come i segnali permettano di contare il numero di particelle che hanno interagito e come questi numeri appaiano direttamente su uno schermo TV. Le informazioni sono successivamente inviate che le memorizzano per la successiva analisi. L'analisi dei dati occupa la parte terminale dell'intero lavoro. Essa richiede la collaborazione di numerosi esperti che sviluppano programmi estremamente complessi, che richiedono a volte mesi di tempo di esecuzione. Esperimenti come NA57 possono richiedere diversi anni di preparazione e ancora molti anni di acquisizione e analisi dati. Ma qual è lo scopo di tutto ciò? A cosa servono in realtà questi esperimenti? Per saperne di più su NA57 incontriamo qui al CERN uno dei responsabili dell'esperimento stesso, il professor Howard Elstrup dell'Università di Bergen in Norvegia. Good evening, Professor Elstrup. What are you looking Professor for with the Elstrup, NA57? qual è lo scopo delle vostre ricerche? We try to study the very early phases of the universe in this experiment. Cerchiamo di studiare in laboratorio le prime fasi di vita del nostro universo. Sappiamo che il mondo oggi è costituito da protoni e neutroni, a loro volta formati da quarks. Crediamo però che alle origini dell'universo tutti i quarks fossero raccolti in un unico agglomerato, il quark-gluon plasma. È appunto questa straordinaria fase della materia che cerchiamo di riprodurre in NA57. Usually high energy physics experiments use light particles. Per quale ragione nel vostro esperimento utilizzate proiettili pesanti, quali appunto i nuclei di piombo? Beams of lead ions. In order to create this big system containing many quarks and gluons, we need the highest Per creare un energy sistema densities esteso contenente molti quarks abbiamo bisogno di concentrare la massima densità di energia possibile. Possiamo ottenere questo risultato in collisioni piombo-piombo di altissima energia, come avviene qui al CERN. Può darsi che ciò non sia sufficiente e per tale motivo oggi si pensa alla costruzione di acceleratori ancora più potenti. In che modo potete essere certi che nella collisione queste condizioni vengano effettivamente realizzate? Of course, we don't really know, but what we do know is that if such a plasma is created, we have very high energies and very high densities. Non lo sappiamo con assoluta certezza. Sappiamo però che se la fase di quark-gluon plasma venisse formata, verrebbe prodotto in grande quantità un tipo di quark detto strano. In questo modo le particelle prodotte nello stato finale conterrebbero un gran numero di quark strani. I risultati preliminari di NA57 indicano che le quantità di quark strani prodotte sono 10 volte superiori a quelle osservate nelle collisioni normali. Ciò potrebbe indicare che nelle collisioni piombo-piombo questa fase della materia sia stata effettivamente creata. May actually have been created
So, Professor Elstrup, many thanks for spending your precious time. Professore, la ringraziamo per il tempo che ci ha accordato e le auguriamo buona fortuna per il suo lavoro. Il 10 febbraio del 2000, in una conferenza stampa al CERN, è stata ufficialmente annunciata la scoperta di un nuovo stato della materia realizzato nelle collisioni piombo-piombo. La temperatura alla quale il nuovo stato si forma è 100.000 volte maggiore di quella presente all'interno del Sole. Per poter raggiungere questo fantastico valore, gli ioni di piombo devono essere accelerati a velocità prossima a quella della luce. Che servono gli enormi acceleratori del CERN, i più grandi fino ad oggi mai costruiti dall'uomo. Gli acceleratori sono delle macchine sofisticatissime, il cui scopo è quello di portare particelle elementari cariche elettricamente a velocità elevatissime, prossime a quelle della luce. Il CERN è uno dei laboratori che contiene la macchina acceleratrice più grande e in assoluto una delle macchine più complesse mai costruite dall'uomo, che è essenzialmente il collisionatore elettrone-positrone chiamato LEP. L'accelerazione di particelle è in effetti una procedura estremamente complessa e delicata che può essere realizzata solamente passando per stadi successivi, ovvero utilizzando macchine acceleratrici di potenza via via crescente. È quello che accade naturalmente qui al CERN, dove particelle vengono preliminarmente accelerate attraverso delle macchine acceleratrici lineari e poi iniettate in un primo acceleratore circolare, che è il protosincrotrone, che è questo primo acceleratore che vedete qui alla nostra destra, e successivamente iniettate in un acceleratore di dimensioni più grandi, circa 9 km di circonferenza, che è il superprotosincrotrone, e finalmente a quel punto dotate di energia sufficiente per poter essere inserite nel ciclo della grande macchina acceleratrice del LEP. Si tratta di un anello delle dimensioni di circa 30 km di circonferenza e posizionato a circa 100 metri al di sotto della superficie. Ed è qui che si conclude il lungo viaggio delle particelle attraverso l'acceleratore. Il lavoro del fisico delle alte energie è spesso svolto in condizioni assai disagiate. Esso richiede notevoli sacrifici e una completa dedizione. Ma come trascorrono il loro tempo i ricercatori del CERN al di fuori del loro lavoro? Il fisico delle alte energie è fondamentalmente un bambinone.
Le possibilità di svago sono poche e ciascuno si arrangia come può. Il problema dei pasti è parzialmente risolto da un servizio di mensa in funzione durante l'intera settimana. I fisici, e in particolare gli italiani, sono alla costante ricerca di soluzioni alternative. Dopo una giornata di lavoro credo che i fisici si meritino un po' di cucina fatta con stile, un po' di cucina fatta con stile. Coperto, dove andranno? Una cena di gruppo presso uno dei molti appartamenti in affitto nelle vicinanze del CERN costituisce un'attrazione irresistibile. La salsiccia era buona? Perché l'avete mangiato tutti?